Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per l'inverno 2024. Abbiamo la carta del giudizio, amici dell'Ariete. Quando c'è il giudizio si parla di un momento di rinascita, è un momento dove potreste anche sentire la chiamata di tipo spirituale, la chiamata alla vostra vocazione, alla vostra missione di vita. In termini più terreni può essere una chiamata o qualche notizia che arriva. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui, e trovate anche il link al video che vi parla del corso dei tarocchi di gennaio 2024. Ci sono i link dei video delle previsioni del 2024, insomma date un'occhiata alla descrizione del video perché ci sono cose che potrebbero interessarvi. Ok, partiamo subito con la carta del matto. Wow. Abbiamo un asso di coppe, un 9 di spade, la sacerdotessa, la torre e il sole. Devo dire che avete tanti arcani maggiori, 4 su 6 carte. Quindi periodo piuttosto intenso, amici dell'Ariete. Allora, devo dire che è come se ci fosse una sorta di, appunto, rinascita. Ve lo dice anche qui il giudizio. Abbiamo l'asso di coppe, abbiamo il matto, c'è tanta spinta in avanti, c'è tanta, come vi posso dire, c'è entusiasmo per il nuovo, per la novità. Questo asso, di coppe potrebbe rappresentare la nascita di un bambino, la nascita di un progetto, di un'idea, magari a livello familiare, magari a livello di coppia, è un qualche cosa che riguarda gli affetti comunque. Andiamo a vedere carta per carta di cosa si tratta. Partiamo dal matto. Abbiamo il carro e un 4 di pentacoli. Allora, qui il punto è sì questo nuovo inizio, ma bisogna dare una direzione. Bisogna staccarsi da certe rigidità, da certe stabilità, da certe sicurezze. È come un po' iniziare il cammino dell'eroe. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Allora, abbiamo un 10 di spade, e la carta della morte. Wow, devo dire che il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi qui c'è proprio la morte di qualcosa e la rinascita di qualcosa. Sì, ma lo dice anche il giudizio, ragazzi. Guardate, qui si sono girate anche un sacco di carte, le guardo ma non le tengo, cioè non le leggo. Allora abbiamo una regina di bastoni, un 9 di coppe, un fante di bastoni, un 9 di spade e un altro asso, un asso di pentacoli. Però ragazzi, qui è proprio un cambio di ciclo, secondo me. Nell'inverno è come se ci fosse un nuovo inizio, il distacco da qualche tipo di... Guardate, se fosse la chiamata al risveglio spirituale, per qualcuno è il cambio di ciclo da gioventù, da immaturità a maturità, perché quando c'è la carta del giudizio c'è una presa di consapevolezza, c'è una crescita a 360 gradi, a livello mentale, a livello emotivo e a livello fisico. Andiamo a vedere il 9 di spade.
Fante di denari, 7 di spade e eremita. Allora, questo 9 di spade fa riferimento a delle paure, delle preoccupazioni, ehm, che potrebbero essere legate al passato, visto che qui abbiamo anche il giudizio. Vi dico, qui abbiamo anche un 7 di spade. È come se ci fossero delle proiezioni, sì, le sento proprio come proiezioni. Ho come delle preoccupazioni, o è per la paura di rimanere soli, o è per il fatto che anche se avete una coppia, vi potreste sentire soli. Non è per tutti così, per altri l'eremita rappresenta di più un percorso di ricerca della propria verità ed essendo comunque accompagnato da un 7 di spade ho come la sensazione che si inizieranno a studiare certi temi, certi argomenti, si inizierà a scavare dentro, per qualcuno può anche sì, essere una terapia di coppia, non necessariamente perché l'eremita appunto riguarda lo scavare, può anche essere inteso come una terapia di coppia. Andiamo a vedere la sacerdotessa, poi alla fine farò i vari casi specifici, quindi occupati, disoccupati, single, coppie e via dicendo. Allora, abbiamo di nuovo la carta del giudizio e il fante di bastoni. Allora, ragazzi, è molto forte il fatto che potreste iniziare un nuovo percorso di studi, un nuovo percorso lavorativo, un nuovo percorso che magari cioè fate questo percorso perché avete piacere di farlo, ma comunque in qualche modo influenza la vostra vita. È interessante perché la sacerdotessa è colei che vede al di là della dualità e qui, avendo il giudizio al contrario, è come se non si vede, se non si riuscisse ancora a vedere a pieno la situazione. La sacerdotessa comunque vi dice di fidarvi del vostro intuito. Andiamo a vedere la torre, che è quella che mi preoccupa di più, anche se poi alla fine avete il sole, quindi state sereni, voglio dire, però la torre comunque vuol dire qualcosa. Ragazzi, imperatore e fante di coppe. Allora, fate attenzione con la torre a quelle che sono le questioni legate all'ego, no? Anche sette di spade parla un po' di proiezioni, delle bugie che uno si racconta per riuscire a stare dentro una situazione. Le scuse, per capirci. E qui ho come l'idea che ci sia da rivalutare qualche idea inerente alla vostra stabilità economica. Se avete figli potrebbe essere inerente ai figli. Vi dico, è come se qualche tipo di stabilità, di sicurezza, di concretezza che prima avevate cambi in qualche modo. Andiamo a vedere il sole. Asso di bastoni, un altro asso, un'altra carta di inizi. E regina di denari. Allora, devo dire ragazzi che questo periodo vi servirà per fare pulizia mentale fondamentalmente, ok? Lo vedo comunque un momento dove c'è una nuova progettualità, un nuovo inizio, la fine di certi schemi di comportamento e la trasformazione di altri. È come se fosse un momento di
di tirare le somme, però poi vi vedo anche pieni di entusiasmo. Con questo sole si va verso la crescita, verso l'abbondanza e verso la prosperità. Allora, partiamo con ordine. Per quello che riguarda, iniziamo dagli affetti intesi come famiglia, amici, tutto quanto. Allora, se dovessimo guardare la famiglia, vi dico che qui ci sarà come una trasmutazione delle relazioni a livello familiare. Per qualcuno ci può essere la creazione di una nuova famiglia, come se fosse giunto il momento di iniziare appunto una famiglia. E però fate attenzione, se fosse questo il caso, fate bene i conti a livello economico, perché potrebbero volerci più soldi di quello che voi pensate, soprattutto nel caso vogliate, insomma, avere dei figli. Per quello che riguarda le coppie, ehm, vi dico, anche lì è come se ci dovesse essere una sorta di trasmutazione del modo di vedere le cose. Ci sono, c'è anche un set di spade, oltre al giudizio al contrario, è come se ci fossero delle cose da ripulire. Innanzitutto il 9 di spade mi dice che avete dei pensieri e delle preoccupazioni che non hanno ragione di esistere, perché sono cose legate al passato, sono cose legate alle bugie che vi raccontate, sono cose legate al fatto che date troppa importanza a qualcuno o a qualcosa. Quindi qui avete bisogno di fare proprio un lavoro di ricerca interna per capire che cosa vibra con voi e che cosa invece fa parte di quello che vi mette in testa la gente o di quelle che potrebbero essere le vostre paure. La paura contraria, ricordatevi, ci fa stare fermi. Se foste single, vi dico ragazzi che potrebbero esserci delle storie interessanti, soprattutto con una persona giovane o giovanile. C'è tanto entusiasmo in questa conoscenza, però essendo anche così giovane o giovanile ci potrebbe essere quella nota di immaturità. Quindi fate attenzione perché i sentimenti li sento molto forti, molto presenti in realtà. Magari partite da un'amicizia, partite da qualche cosa di più terreno, magari condividete magari un hobby prima, insomma, però è una conoscenza promettente. Per quello che riguarda, diciamo un po' l'evoluzione che potreste avere, è proprio quella di capire che direzione volete dare alla vostra vita nel complesso, sia a livello lavorativo, sia a livello di relazione, insomma, dove voglio andare in ognuno dei miei settori, dove voglio arrivare. Per quello che riguarda invece il lavoro, allora, devo dirvi, se siete disoccupati, state aspettando tipo una chiamata, una cosa di questo genere, ragazzi, la chiamata con la carta del giudizio vi dico che potrebbe arrivare. Mm, allora, per molte persone potrebbe essere un lavoro legato agli anziani, per altre persone è un lavoro, ehm, diciamo, attinente o comunque che ha a che vedere con la guarigione. Ho un po' tutto il settore OS molto marcato qui, no? OS, babysitter, accompagnamento all'hospice, tutto quel settore lì è molto forte in questo inverno per voi. Poi, se siete invece autonomi, le carte vi consigliano di guardare, cioè di farvi dei piani nel lungo periodo. Non è tanto dove devo arrivare, cioè dove voglio arrivare nel trimestre, ma dove voglio arrivare nei prossimi 3 anni, qual è il mio obiettivo nel lungo periodo. Vi sento un po' scarichi, in effetti, in questo inverno, ma è perché è come se doveste affinare un attimino la vista su sulla direzione da poter dare al vostro lavoro.
come se aveste qualche dote, qualche cosa da poter mandare fuori, condividere con il pubblico, però ecco, anche lì non sapete bene come. Però il segreto per uscire da questo come è guardate nel lungo periodo. Se siete lavoratori dipendenti, vi dico ragazzi, potrebbe arrivare qualche corso di aggiornamento da fare, qualche dote in più da dover acquisire nel prossimo periodo. Allora, per quello che riguarda le questioni economiche, vi sento molto bene, ma per qualcuno sarà necessario rifare lo schema, diciamo, di spese mensile, cioè modificare un pochettino le cifre destinate alle varie casse, no? Non so se lo fate anche voi, io a inizio mese mi metto affitto piuttosto che, non lo so, tutte le altre spese che ho e il costo, quello che sono, diciamo, le spese fisse. Poi con quello che avanza gestisco il resto, se avanza. Però comunque è un po' quello, è cambiare il modo in cui, ehm, guardate, mi dicono date, quindi non è tanto il cambiare la cifra o cambiare la cosa, ma cambiare il quando lo pagate. Magari per qualcuno risuona. Se potete posticipare qualche cosa o se per esempio avete una grossa cifra da restituire, fatevi un piano di rientro, cioè mese per mese quanto posso restituire. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un koan, vediamo come terminiamo la lettura. Sta di fatto che c'è comunque la carta del giudizio, arriveranno delle novità e ci sarà una fase di rinascita, di risveglio. Abbiamo anche la torre distrugge per ricostruire. Ricordatevi che quando arriva la torre, guardate, avete torre, sacerdotessa, guarda, vedo adesso, torre, sacerdotessa, giudizio, scusate, giudizio e sole. È un risveglio spirituale a 360 gradi qua, eh. Sì, sì. Sì, perché la sacerdotessa la sento un po' come la luna, perché parla di potere femminile. Qui abbiamo lo yin e lo yang, il divino maschile e il divino femminile, polarità positiva e polarità negativa. Oh sì. Fatemelo sapere poi nei commenti. A fine inverno scrivetemi qual è stata la presa di consapevolezza che avete avuto. A fine inverno, magari qualcuno arriva a metà inverno, chiede la prima decade e lo sente inizio inverno. Sapete che dipende anche dalle decadi di nascita, no? Quando sentite il movimento energetico. Allora, tu sorridi e il mondo cambia. E difatti è qui la trasmutazione, è qui, la vivrete. Arrivate al sole. Andiamo a vedere ancora un oracolo dei guerrieri di luce. Interessante. Allora, questa carta dice, vi consiglia ehm, di abbracciare o di lasciare andare, come più vi piace, il vostro bisogno di controllo nel mondo esterno. E vi dice semplicemente vivete, siate presenti nel qui e ora, nel momento che state vivendo. E poi abbiamo la carta. Guarda, qua parla di una sacra chiamata, di una chiamata sacra. E qui avete la carta del giudizio, eh. Vi dico, per qualcuno è molto forte il momento del oh, ma io forse non voglio andare di lì, io voglio andare da un'altra parte, la torre, il carro. E la torre vi dà la possibilità di farlo, perché la torre arriva nel momento in cui nessuno se lo aspetta. Allora, e vi dice, la vostra chiamata sacra su questo pianeta è semplicemente di amare e essere amati. Wow! Bellissime carte, amici dell'Ariete. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video e abbonarvi al canale.
Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!